Buongiorno, 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 sentite gli uccellini alle 5:30 del mattino, che carini che sono. Dovete levarvi perché solo chi nasce dall'acqua e dallo spirito vivrà, chi nasce dalla carne morirà. Queste le parole sibilline dette da Gesù a Nicodemo, ma andiamo a vedere perché, qual è il motivo di queste parole. Semplicemente, ve la semplifico molto, Nicodemo non voleva sganciarsi da quello che era il suo indottrinamento. Lui era un dottore della legge, conosceva bene la legge, ma non riusciva a capire bene quello che gli stava dicendo Gesù, proprio perché vincolato da alcuni preconcetti dovuti all'indottrinamento, un po' quello che ci succede oggi. E quindi Gesù gli spiega che lo spirito è come il vento, lo senti, ma non sai da dove viene, non sai dove vada. Insomma, è libero, proprio come era libero Gesù, anche da qualsiasi vincolo umano, terreno, terrestre, legislativo, eccetera. Quindi Nicodemo non riusciva proprio a capire, cioè lui capiva ma faceva un po' il fitto tonto, proprio perché la legge che lui rappresentava, la legge religiosa ovviamente, non gli permetteva di uscire da un certo percorso, non gli permetteva di capire esattamente cosa in quell'incontro fortuito di nascosto con Gesù riusciva a comunicare. In parole più semplici, il soffio del vento, noi ne percepiamo il rumore, magari possiamo sentirne un po' sulla pelle, ma non sai da dove viene né dove va. Così chiunque è nato nello spirito, benché incontenibile e indivisibile, il soffio del vento è reale nel campo fisico, così come nel campo morale. L'azione dello spirito divino non è moderabile, da argomenti umani inescrutabile nella sua essenza, ma ben si manifesta nei suoi risultati. Qua già la spiegazione criptica comincia a prendere senso. Questo spirito fa nascere una vita nuova e invisibile, in maniera tale che ricorda come la prima vita visibile del cosmo si sprigionasse dalla materia brutta e insieme al soffio di Dio che si librava sulle acque del caos. Il vento spirito è una forza che si muove, di esso si dice anche che ha una sua voce, un suo linguaggio, analogamente al vento che noi sentiamo ogni tanto ululare, ogni tanto sospirare. Lo spirito di Dio è liberissimo, non conosce limitazioni, né confini, né regole prestabilite. È libero perché è Signore. L'Apostolo Paolo è esattamente identico. Cioè dice, il Signore è lo spirito e dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà. Quindi vedete come davanti a queste cose Nicodemo insomma vacilla, non riesce a capire bene dove sta andando a parare Gesù, cosa gli sta spiegando, no? Qual è il senso compiuto, perché è vincolato, come dicevamo prima, alla sua tradizione, al suo insegnamento. Per la mentalità di Nicodemo, maestro di Israele, l'ordine dei fattori è invece inverso: prima c'è la dottrina e poi c'è la vita. Invece per Dio prima c'è la vita e poi c'è la dottrina. Questo è un elemento che separa nettamente le due teologie, quella farisaica e quella cristiana. Diciamo così, per esempio Giovanni lo ha annunciato dicendo la vita era la luce degli uomini, Giovanni 14. E quindi questo paragone del vento cerca Gesù con questo di spiegare a Nicodemo, che continua a agitarsi a disagio, voglio dire, tra il conflitto di capire questa persona che gli parla, che lui considera appunto venire in qualche maniera da Dio, perché i prodigi che faceva non potevano essere fatti senza il supporto di Dio, e quindi questa curiosità, questa cosa a cui l'anima anelava, a tutti i vincoli religiosi, di struttura, di socialità, di, come diciamo sempre, anche di ritualità che la religione ebraica aveva in quel maniera, e quindi non capiva
che chi nasce dallo spirito non è vittima di ristrettezze mentali, soprattutto non è più vincolato ai legami terrestri, quali possono essere le istituzioni, la stirpe e l'albero genealogico. La sua identità, come quella del Cristo, non può più essere ridotta all'orizzonte di questa terra. Mi pare che il discorso sia abbastanza semplice. Ecco perché vi dovete elevare, dovete salire oltre alcuni preconcetti, alcune cose che voi ritenete così vincolanti, che vi danno i sensi di colpa, che vi fanno stare male perché così vi hanno indicato negli anni e perché così la società ha sempre visto, ma che in realtà a un certo punto diventano un vincolo, un ostacolo che vi impedisce di capire qualcosina in più. Questo per rispondere ovviamente alle varie domande che ogni tanto mi fate. Io video e dopo video, anche qua sul Pirata, cerco di farvi fare alcuni ragionamenti. Questo è un ragionamento un pochino più religioso, un pochino più difficile. Vediamo un po' se lo avete inteso bene. Scrivetemi qua sotto nei commenti se avete inteso esattamente il senso di questo discorso, se no cercherò di semplificarlo ancora ulteriormente. Un po' di complessità ci sta perché è nelle cose, se no cadiamo anche qua nel romanticismo che una volta di là siamo nel mondo delle fiabe, invece siamo in un mondo bellissimo ma dove noi dobbiamo ovviamente metterci del nostro, quindi vivere e vivere vuol dire crescere, vuol dire affrontare cose belle, cose meno belle, vuol dire appunto attraverso tantissime esperienze continuare a crescere. Ci sentiamo a un prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete like, condividete i video sui vostri social. Ciao a tutti dal Pirata.